La Valmazia si trova nel cuore delle Alpi, al confine tra Italia e Austria. È una valle laterale della Val Venosta e si estende dai 950 metri sul livello del mare fino ad arrivare al picco più alto di 3700 metri sul livello del mare. È una valle di origine glaciale scavata dal fiume Salduera e che si origina dal ghiacciaio Macerferner a circa 2700 metri sul livello del mare. La Valmazia è una valle con bassissimo impatto antropico, infatti c'è un unico villaggio di poco meno di 500 abitanti, il villaggio principale, e poi ci sono anche fattorie e contadini. Inoltre si tratta di una valle particolarmente arida, soprattutto se confrontiamo con l'arco alpino, e questo la rende particolarmente interessante proprio perché ci permette di studiare come il cambiamento climatico, l'innalzamento delle temperature possono influire in una valle, in un territorio già arido di per sé e poi estendere queste informazioni a degli ambienti e degli habitat che hanno le stesse caratteristiche. Noi di ERAC Research definiamo questo sito un Open Air Laboratory, infatti è un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Conduciamo lì diversi studi, dalla vegetazione allo studio del suolo e allo studio di come il ghiacciaio cambia e influenza sia l'apporto idrico che la fauna del fiume. Ufficialmente dal 2014 questo sito è stato riconosciuto ed è entrato a far parte del network dell'LTR, ossia Long Term Ecological Research. Si tratta di studi a lungo termine dove andiamo a monitorare sia parametri ambientali che biologici in modo tale da registrare e studiare i cambiamenti che avvengono sia a livello ecologico che a livello sociale sul lungo periodo. Una delle attività di ERAC Research è quella di monitorare in modo continuo i dati climatici, grazie all'installazione di 17 stazioni dislocate lungo la valle. Il nostro gruppo di ricerca si occupa di monitorare il fiume Salduera, sia raccogliendo dati dei macroinvertebrati bentonici, ossia quei macroinvertebrati che vivono sul letto del fiume, e sia raccogliendo dati fisico-chimici delle acque. Da 15 anni campioniamo il fiume Salduera in diverse stazioni a diverse altitudini. Campioniamo generalmente da aprile ad ottobre una volta al mese in modo proprio da studiare gli impatti del ghiacciaio sulla fauna del fiume e anche i cambiamenti nell'impatto antropico. I macroinvertebrati vengono raccolti in fiume attraverso un particolare retino che si chiama Surber. Vengono effettuate diverse repliche su diversi habitat e substrati, generalmente in modo da raccogliere e campionare anche specie diverse adattate a diversi habitat. Viene mosso il fondo del substrato e anche ripulite interamente le rocce in modo tale che poi la corrente faccia entrare e raccolga gli organismi all'interno del Surber. Successivamente il campione raccolto viene filtrato e portato in laboratorio per l'identificazione. In laboratorio vengono utilizzati chiavi dicotomiche. Questi sono dei manuali, dei libri che permettono il riconoscimento dei macroinvertebrati.
I macroinvertebrati sono importanti bioindicatori della qualità delle acque e ci indicano lo stato di salute e lo stato ecologico del fiume. Ci sono specie più sensibili e specie meno sensibili, quindi a seconda di quale specie ritroviamo abbiamo un'indicazione ben chiara dello stato ecologico dell'habitat in cui ci troviamo. In campo inoltre raccogliamo altri parametri ambientali e parametri chimico-fisici delle acque, come ad esempio la torbidità, la conduttività e la temperatura delle acque, e inoltre raccogliamo anche proprio campioni d'acqua che vengono portati in laboratorio per misurare i solidi sospesi e i metalli pesanti. Il bacino del Salduoia è fortemente influenzato dalla presenza del ghiacciaio. Dobbiamo dire che dal 1850 il ghiacciaio si è ridotto di più del 50% e questo può influire e influenzare le dinamiche del fiume ma anche della comunità. Ed è proprio per questo motivo che è molto importante un tipo di monitoraggio a lungo termine, proprio per misurare questi cambiamenti e prevedere, avere delle previsioni su cosa avremo in futuro.